State preparando una card per nascite e battesimi? In questo video andremo a vedere come si realizza una card, ripeto, per battesimi o nascite, ma una card semplicissima. Vi lascio anche il progetto nel mio profilo di Cricut Design Space, trovate il link in descrizione. Andiamo a vedere subito come si realizza. Mi trovo qui su Cricut Design Space per mostrarvi come si realizza questo tipo di bigliettini che possono andare bene per esempio per un battesimo. Andiamo a far clic qua subito sul pulsante immagini, potete scrivere nella casella di ricerca baby bottle, oppure se volete potete scrivere biberon. Se andiamo a scrivere biberon, che è una parola che utilizziamo comunque qua in Italia principalmente, se andiamo a vedere i risultati che ci restituisce il programma, in realtà sono tutte bottiglie ma non proprio biberon, ad eccezione di alcune di questo genere. Quindi cosa è possibile fare? Allora, per esempio possiamo andare a prendere un biberon tipo questo. Andiamo a far clic qua su questa icona con i tre puntini e adesso c'è questa nuova funzione che secondo me è molto interessante, che si chiama visualizza immagini simili. Come potete notare è ancora in versione beta. Possiamo vedere quindi delle immagini simili a quella che abbiamo visto in precedenza, ma possiamo anche prenderne un'altra, per esempio qua, e faccio di nuovo visualizza immagini simili. Ora a questo punto vado a scegliere l'immagine che mi interessa, per esempio questa, e faccio clic su aggiungi alla tela. Ora visualizziamo, quindi visualizziamo l'area di progettazione e come potete notare, allora prima di tutto ingrandiamo un po'. Come potete notare comunque è formata da diverse parti. Se io vado a far clic qua sul pulsante sagoma, se io vado a nascondere questa parte interna e vado a nascondere anche quest'altra, io riesco a ottenere la sagoma diciamo intera, per così dire la silhouette, ecco, del mio biberon. Ora a questo punto cosa faccio? Vado a far clic qua sul pulsante offset e vado a mettere un offset interno. Non deve essere troppo piccolo perché altrimenti si sforma, scusate, troppo grande perché altrimenti si sforma. Facciamo clic qua sul pulsante conferma. Ora mettiamolo per esempio di colore bianco. Quindi ipotizziamo che andiamo a sovrapporre due tipi di cartoncini, quindi uno azzurro qua sotto e uno bianco qua sopra. Ora andiamo sempre a far clic qua sul pulsante immagini, scriviamo per esempio elephant e andiamo a cercare un elefantino carino, semplice, perché ci vuole comunque un elefantino, ecco, tipo questo per esempio. Facciamo clic su aggiungi alla tela ed eccolo qua. Quindi ridimensioniamo, poi dopo andremo a mettere della misura proprio corretta, però facciamo per esempio una cosa di questo genere. L'elefante possiamo andarlo a ricolorare, quindi seleziono qua la mia base dell'elefante, posso mettere un certo tipo di rosa, anche se poi andrò a usare il rosa che voglio io comunque con i cartoncini che avrò a disposizione. Comunque posso andare a mettere per esempio un rosa di questo genere, seleziono anche l'orecchio dell'elefante e anche qua vado a mettere un altro colore. Volendo posso cambiare anche il colore del cuoricino e lo metto rosso, quindi seleziono il livello, vado su menu operazioni, qua accanto c'è il selettore colori e faccio clic qua sul colore desiderato. Ora a questo punto andiamo a prendere un fiocchetto, quindi andiamo a far clic qua sul pulsante immagini e scriviamo per esempio bow, che appunto è fiocco. Allora anche qua il problema è che i risultati sono 2822, ma a me non serve un fiocco normale, mi serve un fiocco che dovrò proprio andare a ritagliare, perché queste immagini qua sicuramente le posso ritagliare, però non vanno a comporre un fiocco vero e proprio in 3D, diciamo così. Quindi qua nella barra degli strumenti laterale vado a far clic su tipo e poi 3D. Ora a questo punto vado a scegliere un fiocco che può andare bene per me, per esempio questo, oppure comunque ce ne sono di diverso tipo, vedete che comunque sono tutti fiocchi in 3D. Alcuni come questi in realtà sono dei fiocchi pronti per la stampa. Se vado a far clic qua su aggiungi alle tele,
vedete che si tratta di elementi stampabili. Però se io vado su menu operazioni e poi faccio taglio di base, vedete che mi viene trasformato appunto in un taglio di base. Quindi vado a cancellare gli altri livelli che non mi interessano e ne tengo solo uno. Per esempio posso tenere questo e andrò a mettere poi il mio fiocchetto qui, quindi vado a ridimensionarlo leggermente, poi a seconda anche di quanto grande volete fare il fiocchetto. Il fiocchetto posso metterlo sempre rosa, quindi metto lo stesso colore dell'elefantino. Ora a questo punto vado sempre a far clic qua sul pulsante forme e seleziono un rettangolo con i bordi arrotondati, quindi faccio una cosa di questo genere, lo metto per esempio di colore azzurro e anche in questo caso vado a fare un offset interno. Questa volta posso anche fare, volendo, una cornicetta un pochino più grande, tanto è solo un quadrato, e faccio conferma. Ora seleziono la parte interna, seleziono questo sotto, quindi entrambi i quadrati, faccio scomponi. Dopo aver fatto scomponi, come potete notare, ci sono diversi livelli. Io cancello questi due livelli semplicemente facendo clic sul tasto Canc della tastiera ed ecco che mi rimane una cornicetta. Ora posso andare a fare, per esempio, se io duplico questo, vado a far clic qua sul pulsante sagoma, se io tolgo l'interno mi toglie il foro, diciamo, centrale. Questo lo metto di colore bianco, vedete che questa è esattamente la stessa dimensione, quindi potete utilizzarlo da mettere, ovviamente la cornice la mettete sotto e questo rettangolo andrete a mettere sotto. Scusate, la cornice la mettete sopra e questo quadrato lo mettete sotto. Ora andiamo a far clic qua sul pulsante testo e andiamo a selezionare per esempio un font di sistema mio che si chiama Bunny. Eccolo qua, si chiama Baby Bunny per la precisione. E ora io appunto vado a scrivere del testo, quindi faccio clic qua e per esempio scrivo, ovviamente mettete poi la frase che desiderate, io ne metto una a caso, metto tutti grandi, diciamo così, tutti grandi sono, poi metto a capo, poi metto stati bambini, di nuovo metto a capo, metto una volta e poi metto ma pochi lo ricordano, ed ecco qua. Ora a questo punto vado a ridimensionare. Allora, per vedere bene la dimensione vi consiglio di mettervi qua anziché su questo quadrato, perché qua riuscite a capire quanto è grande la cornice. In realtà ovviamente la scritta dovrà essere inserita all'interno della cornice, quindi dovremo fare una cosa di questo genere. Quindi mettiamolo qua, poi andiamo a selezionare tutto e facciamo allinea centra. Dopo aver fatto la centratura facciamo clic sul pulsante unisci livelli ed ecco qua. Ora andiamo a inserirlo qua sotto, anzi dobbiamo prendere la nostra cornicetta e trascinarla in questo modo verso l'alto. Ora cominciamo a salvare il nostro progetto per sicurezza e quindi scriviamo card biberon e facciamo salva. Ora a questo punto possiamo andare ad aggiungere altri elementi, per esempio facciamo clic sempre qua sul pulsante forme, io seleziono, potete mettere un ovale oppure una cosa di questo genere che è un po' più tipo una tag, diciamo. Andiamo a metterla sempre di colore azzurro, ecco che per esempio la possiamo posizionare qui oppure qui al margine, vedete voi come preferite, e all'interno andiamo a inserire un cerchio, mettiamolo di colore bianco e scriviamo il nome per esempio della bambina, possiamo scrivere Giulia, tanto per mettere un nome a caso, e andiamo a inserirlo qua dentro. Anche in questo caso dobbiamo selezionare entrambi, quindi andiamo qua nel pannello livelli, selezioniamo il testo, selezioniamo il cerchio, facciamo allinea e poi centra. Una volta centrato tutto facciamo clic di nuovo sul pulsante unisci livelli.
Come potete notare adesso con le nuove versioni di Cricut Design Space potete rinominare, e qui per esempio potete mettere nome, eccolo qua, e andiamo a inserirlo qua all'interno, ed ecco, quindi così abbiamo un'idea del risultato che otteniamo. Ora, se qua non lo volete lasciare proprio libero così, potete selezionare il cuore e duplicarlo. Eventualmente qua lo mettiamo di colore rosa in questo modo, e quindi sopra, come ben sapete, andremo poi a metterci il fiocchetto. Chiaramente andremo poi a sistemare le cose, non c'è bisogno che facciamo una centratura perfetta all'interno del biberon, perché tanto comunque dovremo poi andarlo a fare manualmente. Qua avremo diversi cartoncini stratificati, andiamo a fare clic qua sul pulsante crea per vedere se è tutto ok, facciamo clic qua sul tappetino e poi conferma. Allora, questa è praticamente la stampa, qua non si vede ma c'è un cerchio intorno, ovviamente in questo caso possiamo mettere materiale A4 perché non c'è bisogno di stampare su una 3, a meno che non facciamo comunque tanti pezzi. Questo è il biberon, quindi la parte interna bianca del biberon, questo è l'occhietto dell'elefantino, questo è uno dei cuoricini, questo è tutte le parti azzurre, questo è l'orecchio e questo è il nostro elefante, quindi le parti varie del nostro elefantino. A questo punto siamo pronti per andare a eseguire il taglio. Io utilizzerò dei cartoncini da 270 grammi, vediamo come assemblarlo e come decorarlo. Eccole qua, queste sono le parti che abbiamo tagliato con la nostra maker. Come potete notare il taglio è sempre super preciso, super perfetto. A questo punto dobbiamo solo più assemblare e decorare. Diciamo che la parte di decorazione è senz'altro la più bella, credo che tutti siete d'accordo con me che è in assoluto la parte migliore, diciamo così, del nostro lavoro. Quindi a questo punto iniziamo dalla base, quindi andiamo a prendere questo biberon, quindi la parte bianca del biberon, e andiamo a incollarla qua sopra. Quando realizziamo questo genere di prodotti che sono principalmente cartoncino, vi consiglio di utilizzare o una colla vinilica precedentemente addensata, ve l'ho fatto vedere comunque in altri tutorial, ma è abbastanza semplice addensarla, nel senso che dovete semplicemente lasciarla all'aria, oppure utilizzate la colla stick. Non risparmiate mai sui prodotti, specialmente se sono prodotti per il cliente, per un cliente. Io uso o questa o la Pretty, diciamo che questa secondo me è ancora meglio. Quindi andiamo ad applicare la colla direttamente nel retro del biberon. Ora a questo punto possiamo andare a mettere il nostro elefantino, possiamo incollarlo così normalmente, oppure se preferite dargli un senso maggiore di profondità potete utilizzare dei biadesivi appositi. Vi faccio vedere anche quali. Il biadesivo che potete utilizzare è di questo tipo, mi raccomando usate anche in questo caso biadesivi di qualità per evitare che si stacchi tutto dopo poco averlo consegnato al cliente, specialmente queste cose che servono magari per eventi particolari come battesimi. Non va bene se l'invitato lo riceve e gli si staccano i pezzi, ecco, insomma, diciamo che sicuramente non ci fa una buona figura la famiglia, ma voi ancora peggio, quindi non ve lo consiglio. Nei miei preferiti di Amazon, come sempre, andrete a trovare questo tipo di materiale, che è quello che uso io. Poi ovviamente ci sono comunque altre marche. Ora, per appunto conferire questo effetto di profondità, andiamo semplicemente a tagliare il nostro biadesivo in questo modo. Quindi giriamo l'elefantino al contrario e andiamo a mettere alcuni rettangolini di biadesivo nel retro del nostro elefantino. Questo è più o meno l'effetto che potete ottenere, quindi potete metterlo più verso il centro o più verso i lati, ma comunque l'importante è che sia omogeneo. Ora andiamo a togliere la pellicolina da tutti i rettangolini che abbiamo applicato, diciamo attaccato sul nostro elefantino.
Una volta tolte tutte le pellicoline andiamo a posizionare con attenzione, dico con attenzione perché se è un biadesivo fatto bene magari difficilmente si stacca. Non vi consiglio invece di usare i classici biadesivi, quelli sottili, in sostituzione della colla, perché secondo me non sono il massimo, almeno tutti quelli che ho provato io fino ad ora. Ora possiamo fare la stessa cosa andando a mettere il cuoricino qua, quindi prendiamo sempre il biadesivo appunto per conferirgli questo effetto di profondità. Ed ecco qua, vedete che ve lo faccio vedere un pochino più da vicino, ha questo effetto di profondità, nel senso che comunque è più spesso, poi chiaramente si può fare ancora più elevato, però diciamo che indicativamente i biadesivi di questo genere vanno benissimo. Ora cosa facciamo? Andiamo a incollare questo, quindi il nostro rettangolino lo andiamo a incollare qua. Guardate prima bene dove volete posizionarlo e poi andremo ad attaccare la cornicetta qua sopra. Potete conferire un effetto di profondità anche al rettangolo principale, diciamo questo qua sotto. Non vi consiglio tanto questa cornicetta perché comunque in questo caso è sottile. Se la fate un pochino più spessa sì, ma se è tanto sottile non ve lo consiglio. Mi raccomando, la cosa importante è che il biadesivo quando andate a fare così, cioè non si veda, ecco, dovete fare un lavoro fatto molto molto bene, soprattutto per questo tipo di eventi. Quindi cominciamo e andiamo a posizionare appunto il primo rettangolo qua sopra. Io ho deciso di mettere il biadesivo e quindi vado a togliere la pellicolina qua, quindi la pellicolina del mio biadesivo, e poi vado a incollarlo sopra il mio biberon. Come vi dicevo, scegliete voi il posto che preferite, io andrò a inserirlo qua, vedete che anche in questo caso gli diamo un effetto di profondità. Ora andiamo a incollare anche questa, in questo caso utilizzo la colla stick. A questo punto ho quasi terminato, vedete che ho aggiunto anche il nome Giulia, sempre col biadesivo sia sotto che in corrispondenza della scritta stampata. Ho messo con il biadesivo anche l'orecchio. Ora potrei andare a mettere l'occhietto qua con diciamo il cartoncino intagliato sempre dalla macchina, però io ho deciso di farlo diversamente, cioè vado a utilizzare questo tipo di prodotto. Sono degli occhietti che trovate su Amazon, dovreste trovarli anche tra i miei preferiti di Amazon. E ci sono occhietti, vedete, di diverse dimensioni e forme. Io vado a prenderne uno proprio piccolo piccolo perché l'elefantino è effettivamente piccolo, non so se riuscite a vederlo. Questi occhietti sono biadesivi, quindi possiamo andare a togliere la pellicolina dietro e poi andiamo a inserire l'occhietto nel punto in cui desideriamo. Ed eccolo qua, spero si veda, guardate che carino l'occhiettino che si muove. Ora a questo punto occupiamoci del fiocchetto. Per fare il fiocchetto è abbastanza semplice, dovete piegare in questo modo, così, quindi sia da una parte che dall'altra, in modo che le due parti, vedete, qui coincidano al centro. Ecco qua, dovete piegare senza esagerare, però piegare comunque. E poi andiamo a prendere anche la parte praticamente di sopra, che è questa, e andiamo a mettere, vedete che c'è una striscia qui, ecco, la striscia dovete piegarla in questo modo, in modo che praticamente chiuda il fiocchetto. Vi consiglio in questo caso specifico, anche se è uno dei pochi casi, di incollare con colla a caldo. Dopo aver incollato il fiocchetto andiamo a mettere una decorazione di questo genere. Ovviamente potete mettere anche un bottoncino, visto che comunque si tratta di un battesimo. Comunque andiamo a incollarlo così, in questo modo, e andiamo allora potete decidere voi dove attaccarlo, cioè se un pochino più giù o un pochino più su. Quindi, come vi ho fatto vedere, se mettete il cuoricino lo dovete mettere un pochino più su, se non mettete il cuoricino lo dovete mettere un pochino più
più giù. Quindi andiamo a incollare qua dietro, guardate un po', ve lo faccio vedere anche un pochino più da vicino, vedete che secondo me è già carinissimo. Se volete potete andare a mettere un piccolo strass tipo questo qua nel cuoricino per andare a impreziosire un pochino la nostra card. Ed eccola qua, guardate che carina, che vi faccio vedere anche il cuoricino con lo strass. Si tratta proprio di una card molto semplice da realizzare, che vi consiglio per appunto battesimi o comunque eventi di questo genere. Come potete notare è molto facile sia come progetto, ma comunque vi lascio il progetto gratuito, quindi se lo volete utilizzare potete prenderlo tranquillamente, ma soprattutto è veramente molto facile anche da assemblare, quindi ne potete sfornare veramente tantissimi non dico nello stesso momento, comunque tantissimi insieme, e vedrete che il cliente comunque sarà molto contento perché è semplice però comunque molto d'effetto. Spero che il tutorial vi sia stato utile. Come sempre vi ricordo che potete utilizzare tutti i codici sconto che trovate in descrizione, che potete iscrivervi al canale YouTube MyCricut, al sito internet www.mycricut.it, alla piattaforma corsi mycricut.it/corsi Cricut, e soprattutto potete acquistare file digitali su mycricut.it/negozio. E infine vi ricordo che ci sono dei corsi, se volete avviare un'attività, che vi insegnano come guadagnare con il vostro plotter da taglio. Andate su Patreon al profilo Stefania Del Principe.